Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato nuovamente all'applicazione per iOS in alternativa a Filmic Pro, Movie Pro Videocamera. Ma prima di andare avanti vi consiglio e vi invito vivamente a iscrivervi al canale e azionare la campanella per non perdere ovviamente i video che posterò se vi interessa questo argomento, ma anche gli altri. Visitate tutte le varie playlist. Cosa andiamo a vedere in questo filmato dedicato a Movie Pro Videocamera? Andiamo a vedere la parte di piccolo editing delle clip che abbiamo ovviamente acquisito. Vi ricordate in Filmic Pro che c'era questa parte, no, di abbellimento, diciamo, di trasformazione delle clip? Hanno lasciato in Filmic Pro solo il taglio, qui invece abbiamo praticamente qualche funzione in più e andiamo ora a vedere cosa possiamo fare in questo filmato. A dopo. Eccoci qui con la mia mano, la solita mano, su Movie Pro Videocamera e andiamo ovviamente nella parte che riguarda la libreria, perché quello che ci serve a questo punto è vedere cosa possiamo fare. Vedete già come più ricca rispetto a Filmic Pro, nel senso che abbiamo molte opzioni e quella che a noi ci riguarda è questa matitina qui, quindi clicchiamo sulla matitina e andiamo all'interno della possibilità di ovviamente modificare la nostra clip. Nel senso come? In che senso? Innanzitutto tagliarla. Non c'è una vera e propria taglierina, questo è sempre, come dire, non è una mancanza, però sono sempre quelle cose fatte così, no? Per dire, io mi devo posizionare con la maniglietta, come succede ovviamente anche all'interno dell'app foto di iOS, dove tagliare ovviamente la mia clip. Quindi cosa faccio per poterla tagliare? Vado avanti col play. Ecco, faccio così, quindi mi fermo qua, prendo la maniglietta, stando attento a, ecco, non muovere quella, infatti vedete che non si può, non è tanto, è troppo piccola la cosa, la prendo la maniglietta e non si sposta, ok, e vediamo, ok, praticamente ho fatto il mio taglio e la stessa cosa posso farlo alla fine, ovviamente tagliare la mia clip tirando indietro, ok, diciamo la maniglietta dell'out del finale. Quindi posso tagliare la mia clip. Cosa posso fare di altro? Se vado all'interno di questa rotellina posso andare a variare un sacco di cose. Innanzitutto posso ovviamente variare la risoluzione, se l'ho fatta a 4K posso scendere a 1080 e via dicendo. Posso andare a variare l'aspetto, se io volessi questa clip mandarla su Instagram, per dire, la posso fare 1 a 1. Ecco, una cosa che ci tengo a dire: tieni in memoria gli ultimi cambiamenti fatti per le clip. Quindi io ho provato già a esportare una clip 1 a 1, quindi ha tenuto il cambiamento. Quindi posso andare, se io ovviamente avessi selezionato un sedicesimo, noni, posso andare a cliccare su 1 a 1 e siamo a posto, cioè questa clip verrà esportata. Come vediamo non abbiamo un preview, ok? Non abbiamo un preview della clip, ok? Se io vado a metterla in qualsiasi formato non abbiamo un preview, però diciamo ce ne stiamo, ok? Ce ne stiamo di quello che sta succedendo. Usciamo dalla rotellina, abbiamo la possibilità di andare a modificare i parametri, questi qua, i soliti, la temperatura del colore, la saturazione, se io volessi farlo in bianco e nero porto indietro la saturazione. Posso andare a variare la luminosità, ovviamente, vedete, ok? Scusate, il contrasto, abbiate pazienza. La luminosità, ovviamente, schiarirlo. Ok, posso andare a variare, ovviamente, tanti parametri che mi servono per abbellire, ovviamente, la mia clip. Ok, perfetto. Quindi possiamo avvalerci di questi comandi. Fermi tutti, ok, usciamo da questo controllo. Se io voglio ruotare la clip vado su questa questa freccia che ruota, vedete, posso ruotare l'orientamento della clip. Avessi girato magari per sbaglio
sapete che ogni tanto capita, no? Per sbaglio girare un video in orizzontale, il telefono è messo male, quindi viene in verticale, potete girarlo. Un'altra cosa che possiamo fare è aumentare o diminuire la velocità. Questo è mi diceva nuovo, no? Ho visto, però quindi posso fare così e okay. Facendo così torno a zero. Volendo posso anche fare questo cambiamento. Ecco, tutto qui, ok? Tutto qui. Non andate indietro con la freccia perché perdete tutte le modifiche. Per salvare all'interno dell'applicazione, oppure se avete ovviamente messo il flag a salvare sul rullino direttamente, dovete andare su questa freccetta che sembra un download ma non lo è, ma è una fase di compilazione. Quindi finita la compilazione di questo nuovo clip, ve la trovate nel rullino fotografico o nella libreria di Movie Pro con tutti i cambiamenti che avete fatto. Adesso siamo andati uno a uno, abbiamo fatto la saturazione, abbiamo alzato vari parametri come la luminosità e il contrasto e ce la troviamo ovviamente nel rullino. Andiamo a vedere se c'è nel rullino. Io non ho abilitato la funzione di salvare direttamente nel rullino, ma ho praticamente abilitato solo la funzione di salvare all'interno di Movie Pro. Vedete, ok, eccola qua, è cambiata, praticamente siamo uno a uno, solamente che diciamo l'inquadratura non è giusta perché io mi sono ripreso un po' nel lato, però avete visto che abbiamo fatto tutti i cambiamenti del caso, ok? Cliccando nuovamente su questa, ok? Non possiamo tornare indietro, almeno credo, non possiamo tornare indietro. Adesso ci proviamo. Forse io mi dico sempre, se una castronata, ammetto la castronatura che ho detto, quindi vado qua, faccio così, vedete che se vado nei parametri che io ho alzato, ovviamente non sono, ok, non sono memorizzati, quindi devo, vediamo un po', ok, no, vedete no. Quindi non posso, però vediamo se la rimette a 16 noni, non credo, però questa è una prova, ovviamente dobbiamo provare, andiamo a vedere se l'aspetto è 16 noni, sì, facciamo così, vediamo, non credo, io ci tento, ovviamente ci tento per vedere se è una modifica distruttiva, ok, una distruttiva oppure tiene in memoria qualcosa, non penso che sia proprio un taglio, ok, mette delle bande e adesso ci verrà ovviamente il nostro filmato, chissà come verrà, adesso lo andiamo a verificare. Se volete ovviamente interrompere c'è la X, eccolo, sì, infatti come pensavamo, vedete, ha messo praticamente il frame 1 a 1, l'ha messo a tutto schermo. Comunque vabbè, questo non è una prova ovviamente mia. Vi ricordo che se volete cancellare la clip andate qui ovviamente sulla cestinetto e possiamo cancellare la clip dal nostro rullino, o solo se avete ovviamente non abilitato la funzione di salvare sul rullino fotografico, di praticamente cancellarla dalla libreria direttamente di Movie Pro videocamera. Un'altra cosa che vi avevo già detto forse all'inizio dei tutorial, che con più potete andare praticamente a caricare ovviamente un video esistente per poterlo poi modificare all'interno sempre dei parametri che abbiamo visto. Quindi ho preso questo video qua e posso andarlo ovviamente a modificare facendo così, andando sulla matitina eccetera eccetera, e usufruire di tutti questi comandi che sono pochi ma diciamo che sono sempre utili. Ok, abbiamo visto questi piccoli comandi, questi pochi comandi, diciamo che sono la base della modifica di una clip, però diciamo che possiamo usufruire di questi comandi se dobbiamo fare un taglio in velocità, una modifica in velocità, una saturazione un po' aumentata, diminuire, mettere in bianco e nero, un po' il contrasto, eccetera, eccetera. Vi rinvito ragazzi a iscrivervi al canale YouTube Smart Video Photography, azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò, fatemi crescere, che ovviamente arriveranno sempre aziende nuove che porteranno accessori nuovi, eccetera, eccetera. Lo sapete come funziona, più cresciamo, più cose arrivano, più Gennaro vi porta contenuti interessanti. Detto questo, vi rimando al prossimo video, un abbraccio! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile.
Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!